È quasi un anno che ci facciamo compagnia sul canale. Infatti esattamente tra un mese, il 14 di dicembre, oggi è il 14 di novembre, mentre sto registrando, il canale compirà un anno. E in questo anno ti ho presentato un paio di uninstaller davvero fenomenali. Il primo è stato Bulk Crap Uninstaller, un uninstaller completissimo, molto efficace e che fa un lavoro estremamente approfondito. Il secondo è stato Hybit Uninstaller, capace di rimuovere praticamente qualsiasi cosa dal tuo computer. Ma in tanti nella community mi hanno segnalato che c'era un terzo uninstaller che non ti ho mai presentato e che colpevolmente devo ammettere di non aver mai voluto provare, ma solo per pigrizia. Ebbene, l'ho fatto e devo dire che questo uninstaller senza storia si è rivelato il migliore dei tre. Vuoi sapere qual è? E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Come vedi, per la realizzazione di questo video ti ho preparato un PC bello pienotto di software di tutti quanti i tipi. Terreno ideale per testare il nostro uninstaller. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scaricarlo e configurarlo. Per farlo agiremo esattamente come al solito, quindi apriremo il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andremo a digitare, indovina un po', Gentiluomo Digitale. Effettuiamo come sempre la nostra ricerca e andremo ad aprire il primo risultato, quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Una volta aperto il nostro sito ci dovremo portare qui in alto nella sezione Downloads e farci clic su. Nella pagina che si aprirà dovremo scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo software qui, quello che si chiama Revo Uninstaller. Una volta individuato facciamo clic sul pulsante azzurro, quello che dice File Download, e vedremo che in brevissimo tempo il file sarà scaricato sul nostro computer. A questo punto potremo fare sia doppio clic sul nome del file, sia alternativamente andare a cliccare sulla scritta Apri file per andare ad aprire questa cartella compressa. Potremo a questo punto andare a chiudere il nostro browser e andremo a fare un doppio clic sull'unico file presente all'interno di questa cartella, quello che si chiama in questo caso Revo Setup. Accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo cliccando sul pulsante Sì e vediamo che partirà la nostra installazione. A questo punto possiamo chiudere la cartella compressa retrostante, scegliere la lingua che preferiamo, naturalmente in questo caso io lascerò la lingua italiana, e andare a cliccare sul pulsante OK. Accettiamo i termini del contratto di licenza cliccando su questa voce e clicchiamo quindi sul pulsante Avanti. Lasciamo il percorso di installazione esattamente così com'è e ancora una volta clicchiamo su Avanti. Per nostra comodità potremo tenere un'icona sul desktop, quindi lasciare spuntata questa voce e nuovamente cliccare su Avanti. A questo punto nel riassunto clicchiamo sul pulsante Installa per far partire finalmente l'installazione vera e propria. L'installazione dura pochi istanti e al termine ci viene presentata questa finestra che ci propone di avviare automaticamente, lasciando spuntata questa casellina, il programma Revo Uninstaller. Io in questo caso la lascio spuntata perché voglio aprire il programma e cliccherò sul pulsante Fine. Ed ecco che si apre il nostro Revo Uninstaller, che a una prima occhiata potrebbe sembrare un pochino deludente tutto sommato, nel senso che ci presenta un elenco molto secco di tutti quanti i nostri programmi e naturalmente ci dà la possibilità di andarli a rimuovere. Per rimuovere un programma installato la procedura è assolutamente semplicissima ed elementare. Tutto quello che dobbiamo fare è cliccare con il pulsante destro sul programma stesso e andare a scegliere la voce disinstalla. Ma vediamo che oltre alla voce disinstalla ci sono anche altre voci. Ad esempio molto interessante è la voce cerca con Google.
che ci consente di andare a cercare online informazioni sul programma o addirittura informazioni sul suo stesso sviluppatore. Infatti vediamo qui che il programma 7zip su cui ho fatto clic con il pulsante destro è sviluppato da questo signore che si chiama Igor Pavlov. Naturalmente andando a cliccare su queste voci, nel primo caso verremo portati tramite una ricerca Google direttamente sulla pagina principale dei download di 7zip, mentre cliccando sulla seconda voce potremo andare a vedere e a sapere qualcosa di più sullo sviluppatore, nella fattispecie in questo caso il nostro nuovo amico Igor Pavlov. Le altre voci che invece ci compaiono cliccando con il pulsante destro, oltre ad una serie di link di informazioni di aiuto e di aggiornamento laddove disponibili, ci mostrano la posizione di installazione, cioè la cartella dove è fisicamente installato il programma sul nostro computer, oppure anche le chiavi di registro che questo programma va a modificare. Seppur devo chiarire che queste non sono tutte quante le chiavi che vengono alterate dai singoli programmi, ma solamente quelle principali. Ancora l'ultima voce, quella esporta lista, ci consente di esportare una lista in formato testuale o di ipertesto di tutte quante le modifiche che questo programma fa in fase di installazione sul nostro computer. È possibile infine effettuare la disinstallazione di un programma anche cliccando per selezionare il singolo programma e poi cliccando su questo pulsante disinstalla. Andiamo però a vedere come funziona questa disinstallazione. Nel momento in cui andiamo a cliccare su disinstalla ci viene offerta la possibilità di creare un punto di ripristino prima di effettuare la disinstallazione, cosa che io naturalmente consiglio sempre di fare prima di apportare modifiche al sistema, e una volta fatto questo ci basterà cliccare sul pulsante continua. Ci verrà chiesta una conferma che vogliamo effettivamente disinstallare il programma, quindi dovremo cliccare sul pulsante Uninstall per procedere con la disinstallazione. Ed ecco fatto, il nostro 7zip è stato disinstallato e potremo andare a chiudere questa piccola finestrella. Al termine, tuttavia, una cosa opportuna da fare è premere il pulsante scansiona sulla seconda finestra residua. Questa va a cercare ulteriori rimasugli del programma sparsi in giro, appunto in questo caso sotto forma ad esempio di chiavi di registro, che lo stesso ci propone di andare a cancellare. Per farlo possiamo selezionarli tutti quanti tramite questo pulsante e successivamente cliccare sul pulsante elimina. Facciamolo insieme. Selezioniamo tutto quanto, vediamo che compaiono i vari segni di spunta e cliccando su elimina ci verrà richiesta la conferma del fatto che vogliamo procedere anche con questa disinstallazione. Naturalmente cliccheremo su sì e la finestra si chiuderà automaticamente. Avremo fatto una completa disinstallazione del programma e anche una pulizia di tutte quante le tracce che questo ha lasciato sul nostro computer. Ma ti ho detto che Revo Uninstaller lo considero il miglior disinstallatore in assoluto. Quello che abbiamo visto finora, parliamoci chiaro, lo fanno anche gli altri programmi. Cosa fa in più Revo? Andiamo a vederlo. Se andiamo a cliccare su questo pulsante, quello che si chiama App di Windows, troveremo la possibilità di andare ad effettuare un vero e proprio debloat completo del nostro sistema. Avremo infatti la possibilità di andare a disinstallare anche tutte quelle app di Windows apparentemente disinstallabili, tra cui addirittura la mitica Cortana. Ci basterà, come nel caso dei programmi, evidenziare il singolo programma e o cliccare con il pulsante destro e scegliere la voce disinstalla, oppure utilizzare il pulsantone in alto per andare a rimuoverla. Anche in questo caso ci viene offerta la possibilità di creare un punto di ripristino di sistema, ribadisco per l'ultima volta, è opportuno farlo sempre, e la modalità sarà sostanzialmente la stessa, quindi cliccheremo su continua e vedremo che alla fine ci verrà offerta la possibilità di effettuare una scansione per individuare anche in questo caso tutte quante le chiavi di registro residue e andare ad eliminarle dal nostro computer. Ma non basta. Se andremo infatti a cliccare sulla voce strumenti qui in alto, vedremo che si aprirà una barra laterale a sinistra con una serie di utility davvero molto interessanti. Tanto per cominciare abbiamo il gestore di autoavvio, prima voce in alto a sinistra.
Se ci andiamo a cliccare su, vedremo un elenco completo di tutti quanti i programmi che vengono avviati automaticamente sul nostro computer e ci basterà togliere i segni di spunta da quelli che non vogliamo che vengano avviati automaticamente per escluderli dall'autoavvio. La stessa operazione potrà essere effettuata cliccando con il pulsante destro e scegliendo disabilità avvio automatico. Ma inoltre avremo la possibilità di fermare il processo, anche in questo caso di andare a cercarlo con Google, vedere il contenuto della cartella, andare al percorso e così via. La seconda voce in alto a sinistra è quella relativa al pulitore di file indesiderati. Effettuando una scansione della presenza di file indesiderati potremo andare a fare un po' di pulizia automatica sul nostro sistema. Naturalmente il mio è nuovissimo e quindi c'è molta poca roba. Abbiamo poi gli strumenti di Windows che non fa altro che raccogliere una serie di utility già presenti in Windows in un'unica finestra in modo da poterli lanciare direttamente. Successivamente abbiamo il pulitore del browser che va ad eliminare cookies, cronologia e quant'altro per ciascuno dei browser installati sul nostro sistema. Allo stesso modo abbiamo il pulitore di Microsoft Office che va ad effettuare una pulizia una volta che avremo segnato le varie applicazioni di Office di tutta quanta la cache dei file recenti. Anche in questo caso ci basterà cliccare sul pulsante pulisci in alto per procedere con la pulizia. Abbiamo poi un pulitore di Windows con una serie di voci interessanti. È possibile pulire la cronologia dei documenti recenti, le esecuzioni recenti del menu Start, la cronologia del trova file e così via. In un elenco molto ricco e nutrito, sul quale ti consiglio di andare a sbizzarrirti perché fa concorrenza anche a Privazer da questo punto di vista. Abbiamo poi un rimozione prove un po' scenografico che sostanzialmente ci consente di andare a selezionare una serie di drive presenti sul nostro computer per andare a fare una pulizia di ciò che è stato utilizzato recentemente. È molto utile. L'ultima voce, quella che si chiama elimina definitivamente, che ci consente di andare a distruggere definitivamente dei file. Per farlo ci basterà cliccare nella parte bianca con il pulsante destro del mouse, scegliere la voce aggiungi file oppure aggiungi cartella, selezionare i file che vogliamo distruggere e quindi cliccare su apri. Questo non lo vado a distruggere altrimenti non funzionerà più. Revo uninstaller. E infine trovo buffissima questa modalità modo mirino. Se infatti andiamo a cliccarla ci comparirà sul nostro desktop un mirino che noi potremo andare a trascinare dove vogliamo e quindi per esempio se lo portiamo sul nostro Thunderbird come in questo caso e ci posiamo il mirino sopra, ci viene proposto di disinstallare il programma, fermare la sua esecuzione in avvio automatico, quindi all'avvio del computer, fermare il processo e un'altra serie di opzioni. Quindi un po' un cecchino del desktop. Una volta attivata la modalità mirino, per tornare alla modalità normale di Revo Uninstaller dovremo portarci in basso sulla barra qui e andare a fare doppio clic sull'icona di Revo Uninstaller. In questo modo il programma si riaprirà e tornerà alla modalità normale. E questa volta penso che non ci sia bisogno di porre il domandone da $1.000.000 per capire quale sia il miglior uninstaller del 2023. Sicuramente per me è Revo, che colpevolmente ho provato tardi, ma che devo dire mi ha veramente stupito, non solo per le sue capacità di pulizia del computer che tutto sommato sono assolutamente sovrapponibili a quelle di Hybit e a quelle di Bulk Crap Uninstaller. Tuttavia quello che lo fa davvero svettare rispetto agli altri due è la sua capacità di trasformarsi da uninstaller in vero e proprio coltellino svizzero multiuso con tutta quella parata di utilities ulteriore che ci mette a disposizione. Come se questo non bastasse, sul sito del produttore è disponibile anche una versione portable che, volendo, puoi andare a scaricare facendo una semplicissima ricerca in internet, nonché due versioni a pagamento, anche se devo dire che, come al solito, la versione gratuita, anche in questo caso, per me è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.
Siccome spero di non diventare logorroico con l'età, taglierò corto, ma non posso assolutamente chiudere questo video prima di aver ringraziato tutti coloro i quali hanno voluto sostenere la community con i loro super grazie, e cioè Zakuma68, Davide Barraco, Angelo Galasso, Marco Favi, Luciano Noè, Maurizio, Mike Leone, alias Giorgio Brusasco, e Alessandro Olmo, che generosissimamente hanno pensato di sostenerci. Ma non basta, la mia gratitudine va anche a Ferdinando Schievano, Ninja Claudio, Simone Pietro Rossi e Adriano Como, che si sono invece abbonati al canale. Quindi vi do il benvenuto nella community dei gentiluomini digitali. Ma come sempre un video non può dirsi completo fino all'ultimo ringraziamento, quello riservato proprio a te, che mi hai fatto compagnia durante questi minuti, e quindi non mi resta che salutarti e come sempre darti appuntamento alla prossima.